Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo ancora di bilanciamento del bianco, toccando questa volta argomenti un po' più avanzati. Nella scorsa lezione abbiamo visto che ogni fonte luminosa ha una determinata temperatura colore misurata in gradi Kelvin e conoscere questa temperatura colore ci aiuta a impostare correttamente il bilanciamento del bianco sulla nostra macchina fotografica, così da avere fotografie dove i colori hanno toni naturali e i bianchi appaiono effettivamente bianchi. Abbiamo visto che valori alti di temperatura colore, come per esempio 5600 Kelvin, portano a una luce con una dominante blu, mentre valori bassi, come per esempio 3200 Kelvin, portano a una luce con una dominante arancione. Nella scorsa lezione abbiamo anche visto che il bilanciamento del bianco automatico è comodo, ma a volte può confondersi e che i valori preimpostati, come per esempio luce diurna e tungsteno, non sempre si adattano alla scena che stiamo fotografando. Per esempio, se in questa scena dove la mia luce è effettivamente a 3200 Kelvin, quindi è la luce arancione delle vecchie lampade a incandescenza, se imposto tungsteno sulla mia macchina fotografica e scatto l'immagine, vedo che effettivamente i colori non mi danno fastidio, anzi la scena ha colori naturali. Però se la mia luce non si trova né a 3200 Kelvin, quindi la luce arancione, né a 5600 Kelvin, quindi la luce diurna, ma ci mettiamo magari un po' a metà, qualcosa come 4200 Kelvin, a questo punto se scatto la mia fotografia senza cambiare il bilanciamento del bianco, quindi rimanendo a tungsteno, vediamo che la fotografia ha dei toni un po' freddi e non è così piacevole da vedere. Allo stesso modo allora provo magari a mettere l'impostazione a luce diurna, scatto la mia fotografia e vedo che i toni forse sono un po' meglio perché sono un po' più caldi e con la pelle del personaggio non ci danno così fastidio, però comunque è un po' troppo calda come toni, è un po' troppo arancione. Quello che posso fare quindi è fare un bilanciamento del bianco personalizzato. Nel bilanciamento del bianco personalizzato noi facciamo una fotografia o insomma diciamo alla macchina fotografica che quello che inquadriamo è un foglio bianco o un foglio grigio e quindi di fare gli aggiustamenti necessari per effettivamente avere una fotografia dove questo foglio appare bianco. Per fare il bilanciamento del bianco possiamo utilizzare un semplice foglio bianco, per esempio di una stampante, ma la cosa migliore sarebbe avere dei cartoncini grigi o bianchi certificati, che costano un po' tanto per essere dei cartoncini, però siamo sicuri che in questa maniera abbiamo un riferimento che è effettivamente il più neutro possibile. Per ogni marca di macchina fotografica il procedimento per fare il bilanciamento del bianco personalizzato è un po' diverso. Nel caso della Canon, in questo caso sto usando una Canon EOS M, il procedimento è un po' macchinoso perché dobbiamo per forza fare una prima fotografia dove inquadriamo a tutto schermo il nostro cartoncino bianco o grigio e scattiamo la nostra fotografia. Quindi solitamente io prendo il fuoco del soggetto, abbasso il cartoncino e scatto la mia fotografia e a questo punto andando nei menu possiamo dire alla macchina fotografica che questa fotografia che abbiamo scattato è il nostro riferimento per il bilanciamento del bianco personalizzato e a questo punto devo impostare il bilanciamento del bianco a personalizzato. Quando imposto il bilanciamento del bianco a personalizzato e scatto, vedo che la mia fotografia appare di nuovo con colori naturali e questa volta so che questo bilanciamento del bianco è stato fatto ad hoc per l'illuminazione che vedeva questa scena. Con le Fujifilm, per esempio, il procedimento è molto più comodo perché quando impostiamo il bilanciamento del bianco dal menu, automaticamente si apre una finestra che ci chiede di fare uno scatto al nostro cartoncino grigio o bianco, noi premiamo il tasto di scatto e possiamo immediatamente impostare il bilanciamento del bianco personalizzato senza dover scattare una fotografia che poi, come nel caso della Canon, ci rimane proprio in memoria sulla scheda. E dobbiamo tenere presente che il bilanciamento del bianco personalizzato può gestire anche situazioni piuttosto estreme dove vedremo tra un attimo succedono delle cose un po' strane. Per esempio possiamo prendere questa gelatina verde di cui parleremo anche verso la fine del video e possiamo trasformare questa luce in una luce molto verde, magari aumentiamo anche un po' la potenza e se scattiamo la nostra fotografia a luce diurna vediamo che chiaramente l'immagine appare totalmente verde.
A questo punto, come prima, possiamo prendere il nostro foglio bianco o il cartoncino grigio e nel caso della Canon prendiamo la messa a fuoco, così non abbiamo problemi, e scattiamo una fotografia inquadrando totalmente il cartoncino grigio e abbiamo questa fotografia dove vediamo praticamente solo una tinta verde con un po' di ombra. A questo punto sul menu della Canon impostiamo che questa fotografia è il nostro bilanciamento del bianco personalizzato e nel momento in cui scattiamo la fotografia impostando il bilanciamento del bianco personalizzato, magari aumento anche un po' la potenza della luce, vediamo che succede una cosa piuttosto curiosa. Infatti tutta la parte della fotografia illuminata da questa luce verde appare con dei colori neutri, ma vediamo che il resto della fotografia ha una tonalità rossa. Questo perché il resto della fotografia è illuminato dalla luce diurna che sta illuminando me per il video e quindi stiamo facendo un cambio di colori così estremo dove la normale luce diurna, quella che ha una tonalità un po' blu, appare realmente rossa. Quindi dobbiamo considerare che possiamo fare questi bilanciamenti del bianco personalizzati piuttosto estremi, ma se ci sono altre luci in campo, anche leggere, potremmo avere situazioni dove appaiono dei colori piuttosto strani. Il bilanciamento del bianco lo possiamo fare anche in post-produzione se scattiamo con i file RAW, ovvero il negativo digitale. Abbiamo parlato più nel dettaglio dei file RAW all'inizio del corso di Adobe Lightroom, ma essenzialmente questi sono dei file che, a differenza per esempio dei file JPEG, mantengono molta più informazione all'interno del file oltre a quello che vediamo normalmente e quindi abbiamo la possibilità di fare correzioni sul bilanciamento del bianco senza avere un danno all'immagine. Se confrontiamo per esempio un cambio di bilanciamento del bianco fatto tra un file JPEG e un file RAW, vediamo che nel caso del file JPEG, se aumentiamo di molto il cambio di bilanciamento del bianco, a un certo punto l'immagine comincia a rompersi, praticamente non appare più di qualità, mentre nel caso del file RAW, anche se facciamo cambi di bilanciamento del bianco più estremi, non ci sono problemi perché il file li riesce a gestire. In post-produzione abbiamo vari modi con cui possiamo aggiustare il bilanciamento del bianco. Il primo, più semplice ma un po' più impreciso, è quello di semplicemente a occhio aggiustare il bilanciamento del bianco e i toni magenta verde per raggiungere un risultato che ci piace. Ovviamente questa tecnica va benissimo anche perché in fotografia non bisogna assolutamente avere sempre il risultato tecnicamente perfetto, ma possiamo metterci un po' del nostro per raggiungere anche un risultato più artistico. Se vogliamo invece partire perlomeno da una base più precisa, possiamo trovare all'interno della fotografia un dettaglio che secondo noi come oggetto è bianco o grigio, quindi non ha particolari colori, e utilizzare la pipetta per selezionare quel punto e dire praticamente al programma: considera questo come colore neutro, come zona neutra, e quindi bilancia l'immagine di conseguenza. L'ultimo metodo, quello assolutamente che ci permette di avere il risultato più preciso, è quello di utilizzare di nuovo un cartoncino grigio, però questa volta in una maniera un po' diversa da prima. Infatti quello che possiamo fare se abbiamo una qualunque luce di qualsiasi colore è avvicinare il nostro cartoncino alla zona che ci interessa come bilanciamento del bianco e scattare una fotografia. Dopodiché scattiamo un'altra fotografia senza il cartoncino e a questo punto in post-produzione con la pipetta andiamo a selezionare il cartoncino grigio nella prima fotografia e copiamo questa impostazione nella seconda fotografia, e così abbiamo una base da cui poi possiamo fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo. Adesso che abbiamo imparato a impostare il bilanciamento del bianco in tutte le varianti, ci dobbiamo scontrare un po' con la realtà, ovvero non sempre nella scena che fotografiamo c'è solamente una temperatura colore che accomuna tutte quante le luci, ma quello che succede spesso è che ci sono più fonti di luci con temperature colore diverse. In questo caso abbiamo una scena dove a destra della fotografia abbiamo questa luce con una temperatura colore di 3200 Kelvin, quindi arancione,
arancione a incandescenza o tungsteno, e nella parte sinistra della fotografia invece abbiamo una luce a 5600 Kelvin, quindi con la luce diurna, quella con una dominante blu del Sole. Se scattiamo una fotografia con bilanciamento del bianco a tungsteno, vediamo che nella parte a destra tutti i dettagli che vengono illuminati dalla destra da questa luce arancione appaiono effettivamente con toni neutri, mentre tutti i dettagli illuminati dalla luce a sinistra sono un po' bluastri e quindi la fotografia non è così piacevole. A questo punto, visto che sono due luci diverse, posso impostare la temperatura colore a luce diurna, e se scatto la mia fotografia, in questo caso la fotografia è più piacevole, di nuovo perché quando abbiamo pelle umana preferiamo andare più sull'arancione che sui toni più blu. Però anche in questo caso la fotografia non è perfetta, perché nella parte a sinistra abbiamo una luce che adesso appare neutra, però tutti i dettagli illuminati dalla destra hanno questo colore un po' arancione. A questo punto ci chiediamo come possiamo gestire una situazione di questo genere. C'è un bilanciamento del bianco nella nostra macchina fotografica che aggiusta tutto quanto? La risposta è no, ovvero possiamo provare a fare un bilanciamento del bianco misto, magari impostando il bilanciamento del bianco automatico. Se scattiamo la fotografia vediamo che la macchina fotografica ha bilanciato in modo da avere la luce a sinistra non così tanto blu e la luce a destra non così tanto arancione, però dobbiamo considerare che questo è un compromesso, perché praticamente non stiamo prendendo una vera decisione sul bilanciamento del bianco, e quindi la fotografia può apparire un po' debole come toni perché si percepisce che è un po' incerto il colore dei soggetti. A questo punto davanti a noi abbiamo alcune scelte che sono legate anche effettivamente alle possibilità di tempo e gestionali che abbiamo sul set o nella situazione che stiamo fotografando. Se non possiamo toccare niente nella scena, l'unica cosa che possiamo fare è scegliere il bilanciamento del bianco dove il risultato è più piacevole, e in questo caso direi che sicuramente la soluzione a luce diurna è quella dove la fotografia appare più piacevole in generale, non dà così fastidio. L'altra variante che possiamo fare, se abbiamo la possibilità, è spegnere una parte delle luci. Quindi se per esempio decidiamo che ci piace di più la luce diurna in questa scena, possiamo spegnere, magari se sono luci che sono della stanza, possiamo spegnere l'interruttore, spegnere tutte le luci arancioni e scattare la nostra fotografia. In questo caso vediamo che i toni sono naturali, l'immagine è un po' più scura perché chiaramente non ho altre fonti di luce, però giusto per fare una gestione veloce dell'illuminazione potremmo prendere in questo caso un foglio di carta bianco, posizionarlo nella parte in ombra e con il riflesso della luce vediamo che abbiamo una fotografia che è sicuramente più piacevole come toni, perché abbiamo solamente una temperatura colore che abbiamo gestito. L'altra alternativa che viene solitamente utilizzata sui set cinematografici è quella di utilizzare delle gelatine per cambiare la luce delle nostre attrezzature, se per esempio usiamo luci LED o luci flash, oppure addirittura su alcuni set cinematografici vengono presi delle grandi gelatine, che sono questi fogli colorati trasparenti, e queste gelatine vengono messe magari sulle finestre per cambiare la luce e il colore che viene dalle finestre. In questo caso ho preso quella che viene chiamata CTB, ovvero Color Temperature Blue. Questa è una gelatina pensata come tonalità per trasformare la luce a 3200 Kelvin in luce a 5600 Kelvin. Quindi quello che facciamo in questo caso è mettere la gelatina davanti alla luce di destra, e possiamo anche leggermente aumentare la potenza, e se scattiamo l'immagine vediamo che a questo punto la temperatura colore di questa luce, che prima era arancione, adesso lega molto bene con la luce a sinistra, perché entrambe sono adesso a 5600 Kelvin, quindi hanno una temperatura colore che va sul blu.
Di gelatine fotografiche ne esistono tantissimi tipi, questa era la CTB, esiste anche la CTO, ovvero la Color Temperature Orange, che trasforma una luce diurna a 5600 Kelvin, che è blu, in una luce arancione a 3200 Kelvin. Ci sono anche gelatine che diminuiscono la quantità di luce di una fonte di luce, questo viene solitamente utilizzato con i flash in fotografia, e ci sono anche altri tipi di gelatine per scopi più creativi che colorano la luce, magari la fanno diventare fucsia, gialla o rosa. Un'ultimissima cosa avanzata che possiamo dire del bilanciamento del bianco è l'opzione di shift o bracketing del bilanciamento del bianco del white balance. Questa è un'opzione che non ho mai utilizzato sinceramente nelle fotografie che faccio, però in alcuni casi specifici può tornare utile. Praticamente è un menu che alcune macchine fotografiche hanno, dove possiamo spostare noi a mano il bilanciamento del bianco su dei valori precisi tra blu e arancione e verde e magenta. E possiamo inoltre mettere anche un bracketing, ovvero possiamo dire alla macchina fotografica di scattare più fotografie spostando ogni volta il bilanciamento del bianco entro una certa area. Questa è un'opzione che però realmente, se scattiamo in RAW, non ci serve così tanto, visto che, come abbiamo visto, in RAW possiamo cambiare tranquillamente il bilanciamento del bianco e fare anche aggiustamenti di fino. Per questa lezione è tutto e mi raccomando, sfruttate il fatto che questo è un videocorso e andate a rivedervi alcune parti in particolare, e la cosa più importante, sperimentate direttamente voi facendo le fotografie per interiorizzare e metabolizzare i concetti. Infatti seguire tutto quanto il corso senza fare le prove fa in modo che avrete soltanto la sensazione di sapere le cose, però quando prendete la macchina fotografica effettivamente non vi ritrovate su cosa dovete fare in quale ordine. Quindi fate più fotografie possibile, e mi raccomando, se avete dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2 e su Facebook a facebook.com/p2lighting. Iscrivetevi alla newsletter di Player2 Lighting per essere sempre al passo su tutte le novità a player2.com/newsletter, e visitate il sito dove ci sono articoli con approfondimenti su tutti gli argomenti a player2.com, e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto anche questo video e ci vediamo alla prossima lezione.